In questa lezione vedremo come preparare i pancakes classici, cioè i pancakes dolci americani. Vedremo poi come poter personalizzare questa ricetta creando quindi una versione alla frutta e una versione al cioccolato. Partiamo con una piccola introduzione relativamente ai pancakes. Letteralmente la parola pancake vuol dire proprio torta della padella, se vogliamo. Quindi è facile trovare in realtà in tante cucine di paesi diversi delle ricette molto simili alla ricetta del pancake, però magari con denominazioni diverse. Addirittura si narra che le origini, diciamo l'antenato del pancake, sia addirittura nel Neolitico, dove gli uomini primitivi cuocevano una pastella su delle pietre caldissime e appunto si pensa che quello sia l'antenato più vecchio del pancake. Quelli che noi andremo a fare oggi sono i pancakes americani, quelli che secondo me quando uno sente la parola pancake subito si immagina, quindi quella frittella dolce solitamente viene impiattata a creare una pila, vengono messi uno sopra l'altro e poi guarnito con confetture, sciroppo d'acero e frutta. La ricetta dei pancakes è semplice e anche gli ingredienti che vengono utilizzati sono ingredienti semplici e che solitamente abbiamo in casa. Ci sono però delle accortezze da seguire per eseguirli a regola d'arte e in più ci sono alcuni ingredienti che non possono mancare per avere un ottimo risultato. Uno di questi ingredienti è il latticello. Il latticello è un ingrediente molto utilizzato nella cucina americana, un po' meno in quella italiana, ed è un ingrediente particolare. Originariamente era il liquido che rimaneva quando veniva prodotto il burro. Poi si è iniziato a crearlo aggiungendo dell'acido lattico al latte e in Italia si trova un po' con più difficoltà, si trova solitamente in supermercati specializzati o in supermercati biologici, però noi vedremo come realizzare un latticello in casa avendo poi lo stesso risultato. Il latticello è particolarmente importante nei pancakes perché conferisce molta morbidezza, che è una caratteristica che noi assolutamente vogliamo nei nostri pancakes. Vedremo come realizzarlo utilizzando yogurt, latte e limone. Questa soluzione, questo composto acido farà sì che il lievito si attivi maggiormente e in più anche diciamo il glutine sia un po' più morbido e quindi appunto tutto questo conferirà molta morbidezza ai nostri pancakes. Gli altri ingredienti che utilizzeremo saranno farina, lievito, zucchero, sale, uova e burro fuso. Poi come abbiamo detto questi invece sono yogurt, latte e succo di limone che ci serviranno per preparare il nostro latticello. Lo zucchero e il sale come vedrete sono in quantità comunque piccole perché l'impasto dei pancakes è un impasto possiamo dire neutro, né particolarmente dolce né particolarmente salato. Con questa dose noi faremo un impasto base che poi per metà andremo ad arricchire con della frutta fresca. Successivamente poi prepareremo un impasto diverso al cacao. Per tutte queste grammature e anche per quello al cacao ovviamente avete tutte le dosi nel ricettario e possiamo iniziare. Iniziamo proprio dal latticello. Uniamo il nostro yogurt, meglio utilizzare yogurt magro. Andremo ad unire il latte, il succo di limone, mescoliamo e poi in realtà faremo riposare per 10-15 minuti meglio a temperatura ambiente. Vedremo che otterremo un composto leggermente cagliato. Mescoliamo bene, magari ci aiutiamo con una frusta. Allora, abbiamo unito i nostri tre ingredienti
che insieme appunto, soprattutto la presenza del limone e dello yogurt, faranno in qualche modo cagliare il nostro latte, perché appunto inserendo un elemento acido come appunto il succo di limone otterremo questo effetto. Acidità che, come abbiamo detto, ci servirà per avere più sofficità all'interno dei nostri pancakes. Lo mettiamo da parte a temperatura ambiente. A questo punto ci possiamo occupare della farina. Per prima cosa uniamo la farina e il lievito e mescoliamo bene. Mescoliamo e poi andremo a setacciare. Questa operazione è particolarmente importante perché l'impasto dei pancakes andrà mescolato molto poco, quindi più le farine sono leggere, areate, più questo ci permetterà di avere poi facilità a miscelare gli altri ingredienti. Allora, possiamo ripartire con il nostro impasto, prendiamo il nostro latticello, a questo punto uniamo le uova, mescoliamo. In questa fase dobbiamo appunto mescolare e amalgamare bene gli ingredienti. Vedete, questo effetto leggermente separato è appunto l'effetto del latticello. Versiamo anche lo zucchero e il sale. Lo zucchero e il sale potrebbero essere messi anche all'interno della farina e del lievito. Io in realtà preferisco metterli all'interno degli ingredienti liquidi perché in questo modo hanno modo di sciogliersi e quindi di essere ben uniformati all'interno di tutto l'impasto. Aggiungiamo il burro che abbiamo fuso, ma non deve essere caldo, bollente. Mescoliamo bene. E ora a questo punto noi andremo ad inserire la nostra farina. In questa fase noi mescoleremo molto poco, quindi non avremo in realtà un impasto liscio e omogeneo, è normale che ci sia qualche grumetto. Questo perché più mescoliamo l'impasto dei pancakes, più questo impasto poi sarà duro e compatto, quindi meno mescoliamo, più i pancakes saranno soffici. Uniamo la farina, ci possiamo aiutare con un setaccio in modo che la farina arrivi negli ingredienti liquidi in modo più delicato e poi mescoleremo il meno possibile. Ok. Ci aiutiamo con una marisa o con un mestolo, come siamo più comodi. Appena vediamo che l'impasto ha preso la farina, ci fermiamo. Quindi, come vedete, non è un impasto liscio, anzi tutt'altro, però è importante a questo punto fermarsi, perché se voi andate avanti a mescolare, vi troverete con un impasto molto liquido, che quindi poi in padella si andrà a stendere molto e avrete dei pancakes bassi e soprattutto per niente soffici. Ora noi divideremo questo impasto in due parti, perché metà lo cuoceremo così base, diciamo. L'altra metà invece la andremo ad arricchire con della frutta fresca, nello specifico con dei mirtilli e delle banane. Qua abbiamo il nostro impasto diviso in due parti, in una parte andremo ad aggiungere della frutta fresca. Abbiamo scelto mirtilli e banane che stanno molto bene insieme e che in cottura prendono anche un bel gusto. Li misceliamo, anche qui molto poco, e il nostro impasto alla frutta è pronto. In questo caso la ricetta non ha nessun tipo di variazione perché noi andiamo ad aggiungere degli ingredienti in più che in qualche modo stanno, possiamo dire, in sospensione in questo impasto, quindi non abbiamo bisogno di modificare la nostra ricetta.
Delle piccole modifiche invece le dovremo fare se vogliamo realizzare ad esempio la ricetta dei pancakes al cacao, che vedremo successivamente. Il procedimento è lo stesso, cambia però leggermente il dosaggio appunto degli ingredienti. Infatti abbiamo un ingrediente nuovo che è il cacao, che verrà aggiunto all'impasto, però per fare questo dobbiamo togliere una parte della farina. Questo perché il cacao, come la farina, ha appunto potere assorbente nei confronti dei liquidi che sono in ricetta e anzi ha un potere maggiore rispetto alla farina. Quindi se noi lasciassimo lo stesso quantitativo di farina e aggiungessimo il cacao, il nostro impasto sarebbe molto asciutto. Quindi andremo a togliere una parte della farina, aggiungeremo il cacao e aumenteremo anche la dose del lievito leggermente, perché comunque un impasto con il cacao è un impasto più pesante rispetto ad un impasto base. Quindi questi sono i piccoli accorgimenti che avremo per preparare la ricetta del pancake al cacao. Ricetta di cui trovate tutte le dosi ovviamente nel ricettario allegato e di cui ecco io vi ho spiegato il principio che c'è dietro questa ricetta, poi le dosi ovviamente le trovate tutte sul ricettario. Adesso prepariamo l'impasto al cacao e poi finalmente potremo cuocere tutti i nostri pancakes. Possiamo ora cuocere i nostri pancakes. Avremo bisogno di una padella, meglio se antiaderente, un pochino di burro o di olio di semi per ungere leggermente la nostra padella. Io mi aiuto con un pennello solo per utilizzare poco burro perché non ne serve tanto. Se non avete un pennello potete mettere poco burro e poi eventualmente togliere l'eccesso con della carta assorbente. Ci accertiamo che la nostra padella sia ben calda e iniziamo a cuocere il nostro impasto. Io ora verserò l'impasto per un pancake perché altrimenti all'interno di questa padella potrebbero attaccarsi. Ovviamente se avete una padella più grande potete fare anche 2-3 pancakes contemporaneamente. Allora, ci possiamo aiutare con un mestolo, versiamo il nostro impasto cercando di dargli una forma circolare. E facciamo cuocere. Facciamo cuocere qualche minuto. Sapremo che è il momento giusto per girare il nostro pancake quando inizieremo a vedere delle bollicine sulla superficie. Vi consiglio comunque di accertarvi che il pancake sotto sia ben cotto, magari sollevandolo con una spatola. Se vedete che il sotto è ben dorato, potete girarlo. Se questa operazione viene fatta prima del dovuto, rischiate che il pancake si rompa mentre appunto girate il pancake. Le nostre bollicine, vedete, iniziano a formarsi. Non vi aspettate delle bolle enormi, ecco, queste bollicine sono le bollicine di cui vi parlavo. Riusciamo ad avere questo risultato perché il nostro impasto, non avendolo mescolato molto, è rimasto piuttosto compatto. Se voi fate una prova, prendete una piccola parte di impasto, la mescolate molto in modo da averla liscia e la versate in padella, vedrete che si stenderà quasi come se fosse una crepe. E questo è l'effetto che noi non vogliamo per i nostri pancake. Allora, prendiamo il nostro pancake, ci aiutiamo con una spatola e giriamo. Il sotto, vedete, è ben dorato.
Ora facciamo cuocere qualche minuto anche l'altro lato e poi il pancake è pronto per essere tolto dal fuoco. Ovviamente poi andremo avanti con il nostro impasto a cuocere pancakes e possiamo utilizzare la classica pila, quella che vediamo nei film e nei cartoni animati, che in realtà è un modo, un'abitudine che è stata presa perché questo permette di mantenerli comunque caldi, visto che magari quando si fanno i pancakes se ne fanno un bel numero, in questo modo impilandoli anche il primo che è stato fatto sarà comunque caldo. Allora, togliamo il nostro ultimo pancake classico, chiamiamolo così, e ora possiamo iniziare a cuocere la nostra variante mirtilli e banana e poi la variante al cacao. Abbiamo qua tutti i nostri pancakes nelle loro varie varianti pronti. Abbiamo quello classico, quello banana e mirtilli e quello al cacao. Una piccola nota su quello al cacao. Io in cottura ho aggiunto, per renderli ancora più cioccolatosi, delle gocce di cioccolato. Non l'ho aggiunto nell'impasto e l'ho messo solo quando il pancake era già in padella, perché se delle gocce dovessero andare sul fondo della padella, il cioccolato brucia molto facilmente e darebbe un gusto molto amarognolo e di bruciato appunto al nostro pancake. Quindi preferisco metterlo sopra, che è il lato che cuoce per meno tempo, in modo anche che le gocce abbiano modo di andare quasi all'interno del nostro pancake. Queste sono alcune idee, alcune proposte per poter personalizzare i pancakes. Il pancake è un impasto molto versatile, è una tela bianca, quindi i mirtilli e la banana possono essere sostituiti con altri tipi di frutta, il cacao potrebbe essere sostituito con della farina, con della polvere di nocciola o della polvere di mandorla, insomma le declinazioni per il pancake sono veramente infinite. Qualche piccolo consiglio per la cottura: a me piacciono anche piuttosto irregolari, perché l'importante è che siano buoni e morbidi, però se volete ottenere un risultato magari omogeneo, averli tutti uguali, magari molto alti, il mio consiglio è di utilizzare un anello in acciaio da mettere direttamente in padella e versare l'impasto all'interno dell'anello ben imburrato, fate cuocere lo strato sotto, togliete l'anello e poi girate. In questo modo avrete un effetto sicuramente molto professionale. Oppure, se avete molta pazienza, potete cuocere ogni pancake in una padella molto piccola, però ripeto, serve molta pazienza. Ora siamo pronti per farcirli come meglio vogliamo. Iniziamo a impiattare i nostri pancakes e partiamo dal classico. Pancake classico, farcitura e impiattamento super classico come da tradizione americana, quindi pezzettino di burro, sciroppo d'acero e frutta fresca. Allora, noi prima lo spolveriamo anche con un po' di zucchero a velo. Ok. Pezzettino di burro. Una cascata di sciroppo d'acero. E poi della frutta fresca che ogni ospite avrà a disposizione per farcire i propri pancakes. E i nostri pancakes classici sono pronti. Proseguiamo con l'impiattamento dei nostri pancakes. È il momento di quelli banana e mirtillo, che andremo a farcire con della salsa ai mirtilli e dei mirtilli freschi, così avremo varie consistenze anche proprio del mirtillo, cioè quello all'interno del pancake, quello della salsa e poi quelli crudi, naturali. Quindi iniziamo con la nostra salsa ai mirtilli. Poi magari potrebbe essere carino darne una piccola
ciotolina a ogni ospite, in modo che può fare le aggiunte che vuole. Mettiamo anche un po' alla base, fresco. Qualche fogliolina di menta, dare un po' di e i nostri pancakes ai mirtilli e banana sono pronti. Per ultimo, ora ci occupiamo di impiattare il nostro pancake al cacao con goccia al cioccolato. Lo andremo a farcire, a ricoprire con una salsa al cioccolato, trovate la ricetta sempre nel ricettario, della panna montata e una ciliegina per dare quel tocco di colore. Allora, iniziamo a colare la nostra salsa. Ovviamente questa è un'idea, ma poi potete decidere di servirla a parte, è solo una proposta per impiattarlo. Un po' di panna, centro e una bella ciliegina. E i nostri pancakes al cioccolato sono pronti per essere serviti e mangiati. Abbiamo qua tutti i nostri pancakes nelle varie varianti, i classici, quelli alla frutta, mirtilli e banana, e quelli al cioccolato, i più golosi forse. Queste sono solo delle opzioni, delle varianti, infatti l'impasto dei pancakes, essendo un impasto neutro, può essere personalizzato con delle spezie, aggiungendo vaniglia, cannella, cardamomo, quello che volete, frutta diversa, delle polveri di frutta secca, nocciola, mandorla, quindi vi potete veramente sbizzarrire. Proprio per questo si possono fare anche altri tipi di variazioni, ad esempio se li vogliamo rendere senza lattosio, quindi magari sostituendo il latte e lo yogurt con della bevanda di soia, della bevanda d'avena e lo yogurt alla soia, per esempio, oppure sostituendo la farina con della farina di riso o della farina senza glutine. I risultati magari saranno leggermente diversi, però il procedimento resta invariato, le accortezze da seguire restano quelle e magari possiamo avere appunto delle versioni senza glutine o senza lattosio. E proprio perché l'impasto dei pancakes è un impasto molto versatile, nella prossima lezione facciamo una versione salata. Ti è piaciuta questa lezione? Allora entra subito in accademia.tv, scegli l'abbonamento che fa per te e registrati nel tempo di un caffè. Allaccia il grembiule, il mondo di accademia.tv ti aspetta.